Se vi siete fatti l'idea che i vittoriani fossero sempre in lutto, sempre a messa, è ora di strapparvi il corsetto mentale, perché a Pasqua si scatenavano. Tra uova decorate, cappellini floreali più grandi del proprio ego e bigliettini illustrati che manco nei peggiori incubi di Tim Burton, la Pasqua vittoriana era tutto tranne che sobria. Per i vittoriani la Pasqua era prima di tutto una faccenda morale, uno di quei momenti dell'anno in cui mostrarsi al meglio nella fede, nei vestiti e nei comportamenti pubblici. Spuntava la voglia di farsi vedere, le chiese si riempivano di signore in abiti nuovi, addobbate come vetrine di fioristi e cariche di nastri. Non era solo per devozione, era una vera e propria sfilata sociale. Insomma, la resurrezione sì, ma con stile. E qui arriviamo a uno degli oggetti più iconici della Pasqua vittoriana femminile, ovvero il cappellino nuovo di Pasqua o Easter bonnet. Non era solo moda, era un rituale sociale. Ogni anno nella settimana santa le riviste consigliavano come decorarlo, come scegliere i colori più adatti e soprattutto come essere modesta ma graziosa. Risultato? Un'esplosione di pizzi, rose finte, uccelli impagliati, nidi e nastri lunghi fino alle spalle. Le giovani donne li cucivano in casa con le madri o le sorelle. Un momento di lavoro manuale che oggi definiremmo il lavoretto di Pasqua. Loro invece lo chiamavano virtù domestica. In pieno stile vittoriano anche le uova di Pasqua dovevano essere belle da vedere, oltre che buone da mangiare. Le famiglie borghesi amavano decorare uova sode con inchiostri vegetali, acqua di barbabietola, curcuma e scaglie d'oro, mentre i bambini le riempivano di confetti o le usavano come base per creare piccoli animali o faccine grottesche con lana, piume e bottoni. Le uova poi si mangiavano, magari durante il picnic pasquale o a colazione il giorno dopo. Poi c'erano le uova svuotate, venivano svuotate soffiando il contenuto da un piccolo foro e poi abbellite con pizzi, nastri, fiori secchi, miniature e perfino ricami incollati. Ma non era solo una questione estetica, l'uovo rappresentava la rinascita, la resurrezione, il passaggio dalla morte alla vita. Era perfetto quindi per una festa che ruotava attorno al ritorno alla vita. Se oggi per noi l'uovo è un cioccolatino, per loro era un simbolo teologico incartato a mano. Le uova decorative vuote non si toccavano, erano da tenere in mostra, conservare nei cassetti o regalare come oggetti simbolici pieni di messaggi nascosti. Ma il vero spettacolo pasquale era la caccia alle uova, un gioco che iniziava nei giardini delle case più ricche, dove adulti e bambini si sparpagliavano alla ricerca di uova colorate nascoste tra i cespugli e le aiuole, spesso riempite con dolcetti, frasi poetiche o piccoli premi. Era un passatempo che univa divertimento, simbolismo religioso e spirito di competizione sociale, perché ovviamente più era sontuoso il cestino, più era elegante la famiglia. Le riviste femminili spiegavano come rendere un semplice uovo un regalo affettuoso ed elegante, con nastri cuciti, miniature, fiori secchi e messaggi d'amore infilati all'interno. Le più raffinate realizzavano bustine profumate a forma di uovo da infilare nei cassetti della biancheria, e per chi voleva usare c'erano le uova più alla moda, repliche artigianali delle costosissime uova Fabergé, fatte in cartapesta dipinta, seta, pizzo e nastro, oppure in zucchero lavorato a mano, decorato con glassature traforate che rappresentavano nidi, coniglietti e scene di primavera. Ma attenzione, non tutte le uova si ottenevano facilmente. In molte famiglie, soprattutto quelle più devote, i bambini dovevano guadagnarsi l'uovo. Come? Recitando a memoria versetti della Bibbia, di solito legati alla resurrezione, davanti ai genitori o peggio davanti agli ospiti, e se dimenticavi una parola, niente uovo. Oggi poco importerebbe a un bambino di non ricevere un uovo sodo decorato a mano, ma allora rappresentava la resurrezione, la virtù e la ricompensa.
Se pensavate che i bigliettini pasquali fossero roba da bambini, aspettate di vedere quelli vittoriani. Venivano spediti tra adulti, con un tono tra il galante e l'inquietante, conigli in piedi come umani, pulcini che guidano carrozze, alcuni erano teneri, altri decisamente da incubo, e a volte in mezzo alle rose e ai gigli pasquali spuntava un teschio, per ricordare che la resurrezione viene dopo la morte. Le donne spesso li realizzavano a mano, incollando pizzi, disegni, stoffe e scrivendo frasi poetiche ispirate a testi religiosi o canzoni popolari. Un modo per esprimere creatività, affetto e anche un po' di autoironia. In epoca vittoriana, Pasqua segnava anche l'inizio ufficiale della stagione delle gite fuori porta. Le famiglie benestanti partivano per scampagnate molto educate, con plaid di lana, stoviglie in porcellana da picnic e cibo portato in grandi ceste di vimini. Ma attenzione, le donne dovevano restare impeccabili. Anche sul prato si usavano guanti bianchi, parasole e cappellini, e la tovaglia da terra veniva stirata prima di essere stesa. Le riviste dell'epoca consigliavano anche giochi opportuni da proporre: caccia alle uova, gare di eleganza nel camminare sull'erba e quiz religiosi alla Rod e Todd Flanders. Il dolce pasquale per eccellenza era la Simnel Cake, una torta ricca di frutta secca e spezie ricoperta di marzapane con 11 palline sopra, una per ogni apostolo, perché Giuda era escluso. Prepararla era un lavoro lungo e complesso, spesso riservato alle figlie maggiori della famiglia, che iniziavano giorni prima e supervisionavano ogni fase. Era un simbolo di cura e buon gusto, e non a caso le ragazze che cucinavano bene il Simnel Cake aumentavano le probabilità di matrimonio, del tipo: sposami, ho usato doppia glassa. E poi ovviamente le uova di cioccolato, una novità assoluta introdotta negli anni 70 dell'Ottocento. La prima fu creata nel 1873 dalla ditta Fry's di Bristol, seguita 2 anni dopo da Cadbury. Queste prime uova erano realizzate con cioccolato fondente, sottilissime, e spesso presentavano una superficie liscia o con motivi a pelle di coccodrillo per mascherare eventuali imperfezioni. Ma non erano solo da mangiare, erano vere e proprie opere d'arte commestibili, vendute in eleganti confezioni e spesso riempite con confetti di zucchero o piccoli regali. Le decorazioni erano floreali, romantiche, e spesso il cioccolato era solo una scusa per inserire dentro un gioiellino, un messaggio o, sorpresa, una miniatura in porcellana. Con l'introduzione del cioccolato al latte da parte di Cadbury nel 1905, le uova divennero più cremose e accessibili, segnando l'inizio della loro popolarità di massa. Tuttavia nella società vittoriana restavano un simbolo di status, il regalo perfetto per dimostrare gusto, generosità e ovviamente un certo livello di opulenza. La Pasqua per i vittoriani non era solo un momento spirituale o familiare, ma anche una vetrina sociale. Soprattutto nelle grandi città, la domenica di Pasqua diventava l'occasione per mostrarsi in pubblico con l'abito nuovo, i guanti bianchi tirati a lucido e il famigerato cappellino floreale. Ci si recava in chiesa, certo, ma l'obiettivo non era solo la messa, era anche la passerella all'uscita. I giornali dell'epoca raccontavano di vere e proprie sfilate improvvisate fuori dalle parrocchie più eleganti. Chi aveva più nastri, chi sfoggiava più pizzi, chi riusciva a camminare meglio sull'acciottolato senza perdere la dignità né l'equilibrio. In un certo senso era un'anticipazione delle Easter Parade che prenderanno piede in America a fine secolo, ma con il tipico gusto vittoriano per l'eccesso contenuto. I bambini venivano vestiti come piccoli cherubini da esposizione, con cuffiette, fiocchi e mantelline candide, e le famiglie borghesi si facevano notare anche solo camminando più lentamente degli altri. Il messaggio era chiaro: siamo devoti, certo, ma anche ben tirati. A Pasqua ci si scambiava anche piccoli regali affettuosi, soprattutto tra donne, amiche, sorelle, cugine o anche padrone e domestiche. Niente di costoso: nastri cuciti a mano, piccoli cestini floreali, scatole rivestite di carta da tappezzeria o portafoto fatti a mano. Il dono non era l'oggetto in sé, ma l'attenzione e la cura con cui era stato realizzato. Le ragazze più giovani preparavano collanine con perline o profumini fatti in casa, mentre le signore si scambiavano piccoli
piccoli libretti di preghiere con la dedica scritta a mano. Era un momento di intimità femminile che sfuggiva alle rigide regole sociali, dove la creatività manuale diventava forma di comunicazione emotiva. Non erano solo regali carini, erano un linguaggio silenzioso. In un'epoca in cui la donna ideale doveva essere modesta, controllata, devota e riservata, anche tra amiche non si poteva dire tutto apertamente. Certo, ci si confidava, si rideva, si chiacchierava, ma c'erano limiti interiorizzati. Certi sentimenti, certe emozioni troppo forti, desideri, affetti non ricambiati, ambizioni personali, persino piccole frustrazioni non si potevano esprimere liberamente, nemmeno con le persone più vicine. E quindi si cucivano letteralmente. Una scatolina fatta a mano, un uovo decorato con cura, un piccolo fiore di stoffa diventavano messaggi cifrati, dichiarazioni emotive travestite da lavoretti decorativi. In un'epoca dove l'espressione femminile doveva passare per il ricamo, per la poesia gentile o per il profumo di lavanda, la creatività manuale era una via d'uscita, una forma di affetto e di vicinanza, di intimità che scappava dalle rigide regole sociali, ma restava comprensibile a chi la riceveva. Alcune donne conservavano questi regali per tutta la vita, in cassetti segreti, tra le pagine della Bibbia o cuciti nel corredo, piccoli oggetti fragili ma carichi di quello che non si poteva dire a voce. Abbiamo visto che per le donne vittoriane anche la resurrezione poteva essere decorata con il pizzo e a quel punto niente le fermava più. La Pasqua diventava un vero palcoscenico di simboli tra fiori e prediche. Ogni gesto, ogni decorazione, ogni bigliettino aveva un doppio fondo: fede e bellezza, resurrezione e dovere, zucchero e colpa, in un equilibrio precario tra devozione e decorazione. Insomma, una tradizione che sembrava dolce ma spesso sotto la glassa nascondeva il solito sermone travestito da coniglietto.